Aspetta che mi sistemo un po'. Oh, siamo partiti, non hai detto l'uno. Benvenuti in questo nuovo video, siete su Tex Garage, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Oggi siamo qui con questa bellissima Audi A3, fornitaci come sempre da Rental Plus, li potete trovare a Cassano Magnago, via Bonicalza 114. Vi lasciamo in descrizione il link del loro sito dove trovate tutte le loro offerte, sono un noleggio sia a breve che a lungo termine. Siccome la A3 la conoscerete tutti come macchina perché da anni che è così, il restyling è stato fatto quest'anno, il nuovo modello è uscito quest'anno, quindi questa qui la conoscerete tutti. Oggi vi spiegheremo un po' che cosa ci convince dell'auto, cosa non ci convince, cosa ci piace e cosa no. Questa è la versione business da 116 cavalli turbo diesel, è una versione che ha il navigatore di serie, il cambio automatico S-Tronic di serie e come altri gadget diciamo optional di serie non ha nient'altro, cioè una base che ha in più il navigatore e il cambio S-Tronic. L'auto è molto curata, poi vedremo anche gli interni, i materiali sono ottimi, soprattutto la sensazione, il feeling che danno al tatto e quando andiamo a girare le rotelline, tipo queste cose qua, è un buon feeling, cioè non ci dà una sensazione di precarietà. Una cosa che abbiamo riscontrato tutti qua in Test Garage è che nella parte anteriore tutto è molto curato, bellissimo, volante fatto bene, tutto bello. Nella parte posteriore però non si vede questa cura, sedili normali, c'è il tunnel centrale che ingombra tantissimo il posto del passeggero in mezzo, non troviamo la qualità che c'è nella parte anteriore. Non mi lascia deluso invece il cambio S-Tronic, sempre una certezza, funziona benissimo e una cosa che ho notato è che praticamente quando voi state andando su un dritto, accelerate, che ne so, arrivate a tot velocità, mettiamo 50 all'ora, lasciate l'acceleratore, l'auto entra in folle in modo tale che non intervenga il freno motore a rallentarvi. È una cosa che per i consumi funziona davvero bene, perché che ne so, siete in discesa, magari uno dei problemi che ha quasi sempre l'automatico è che in discesa lasci l'acceleratore, vuoi andare giù tranquillo, invece c'è sto freno motore che ti frena sempre e non è una gran cosa, mentre questo cambio qua risolve tutti i vostri problemi perché mette in folle da solo e appena frenate o accelerate entra la marcia fluida, senza scatti, senza strattoni, niente. Quindi cambio perfetto. Pecca anche qui, come sulla recensione che abbiamo fatto della Kia, c'è il cambio automatico, non ci sono le palette. Io dico, come fai a non mettere le palette su un cambio automatico? Cioè, boh. Non ha il cockpit questa versione qui, ancora le lancette. Anche qua le lancette Audi fino al 2017-18 le ha tenute sempre uguali, cioè dal 2008-9 che le lancette sono così, i tachimetri. Basta, cambiatelo un po', fatelo un po' più moderne, vabbè, avete fatto il cockpit, però chi prende la base non è che deve andare in giro come quello che ha l'Audi di 20 anni fa, no? Altra cosa dell'interno, c'è la presa USB ma carica e basta il telefono e questa roba qua mi fa sfasare perché 2017 non metti CarPlay, non metti Android Auto, cioè per l'infotainment però comunque è fatto bene, infotainment Audi, quindi potete scegliere Dynamic, Comfort, Efficiency, potete settare la vostra configurazione di guida, potete scegliere la rigidezza dello sterzo e la risposta del motore. Al cavo AUX c'è anche il coso per i CD, il mangia CD, penso si dice mangia CD. Ma che cazzo stai a dire? Una cosa che mi lascia perplesso è che non ci sono tanti posti dove mettere le cose, me l'aspettavo più spaziosa da questo punto di vista. Ci sono due robi davanti per mettere le bottigliette, ok? C'è il portatelefono, uno spazietto per mettere il telefono. Poi ci sono quelli sulle portiere e qua dove c'è il poggiolo, il poggiabraccio alzi, ma ci sta, boh, niente, ci stanno tipo due fazzoletti tempo impilati. E mentre i videomakers fanno le loro riprese cose da videomakers, siccome stanno riprendendo gli interni noi vi facciamo vedere. Allora andiamo a aprire, adesso c'è su un po' di robe, vi faccio vedere, anche ve le tolgo. Allora ci sta uno zaino, un altro zaino, un po' gimbal e microfoni,
le cose per pulire. E come vedete, cioè, non è che c'è tanto spazio, ci staranno 3 bagagli a mano dentro qua, non di più. Andiamo a aprire qui, c'è lo spazio per la ruota di scorta che al momento non c'è. Invece, cosa intelligente, guarda Audi che t'ha fatto qua. T'ha fatto i cosi per tenere su questo quando tiri su, almeno se devi tirare fuori qualcosa non sei lì con una mano che tieni e con l'altra mano che devi tirare fuori le buste o la ruota di scorta. La parte posteriore è bella spoglia, cioè non c'è niente, non c'è una presa USB, niente, tutta roba optional chiaramente, se pagate c'è tutto. Vi faccio vedere anche, allora, qua si sta piuttosto bene. Cioè, piuttosto bene. Lì davanti è una posizione sedile comoda, però lo spazio non è molto. Per la testa invece lo spazio ce n'è. E il sedile è comodo. Però c'è sto tunnel centrale qua. Se vai a metterti qua in mezzo, c'è il tunnel centrale che è gigantesco e proprio dà fastidio, no? Anche perché i piedi, le gambe devono essere larghe e gli altri due ne hanno problemi perché tu sei qua così. Diciamo anche che ci sono gli attacchi Isofix per il seggiolino qua e anche di qua, quindi potete metterci due seggiolini se avete 2 figli, se ne avete 3 c'è il baule, c'è lo spazio senza la ruota di scorta. Dietro però è proprio spoglio, cioè questa plastica qua potevano mettere un coso per metterci dentro le robe. Qua potevano mettere, che ne so, cioè la versione business, però mettici almeno l'aria, almeno quello. Però hanno avuto la decenza di mettere gli alzacristalli elettrici. Adesso appena i videomakers se ne vanno vi facciamo vedere anche la parte anteriore. Allora, siamo a bordo dell'auto, siamo finalmente nella parte anteriore. È tutto molto curato. Quando vi dicevo che non si ha una sensazione di precarietà quando si toccano i tasti, ok, vuol dire che se io tocco questo tastino qua si vede che è bello solido, non si muove, è tutto fatto bene, è finito bene, e l'unica cosa che è un po' plasticosa sono queste prese d'aria qui, che c'è un po' di gioco, però comunque una plastica morbida e piacevole al tatto, ecco, quindi le finiture anteriori sono buone. Ma non l'ho menzionato, però anche l'impianto stereo è sopra la media per essere un modello base. L'audio è buono, il volume è abbastanza alto, il volante ha una grandezza ideale, non ha le palette. E una cosa che prima non ho menzionato, l'ultima cosa che vi dico, è che la chiave, ovviamente la macchina keyless se la volete c'è ed è optional, però questa chiave qui penso che sia la stessa da 15 anni di Audi, sono sempre uguali e quindi potevano cambiare un po' lo stile, il design delle chiavi, ecco. Allora, siamo in viaggio dietro al volante di quest'Audi A3 in modalità efficiency, consumi proprio praticamente a zero, facciamo i 17-18 km al litro chiaramente. Se andiamo in modalità dynamic invece la guida diventa ovviamente un po' più sportiva. Adesso mettiamo in dynamic. La macchina, anche se ha solo 116 cavalli, spinge abbastanza, l'accelerazione è buona. Devo dire che avendo già guidato auto che hanno più o meno gli stessi cavalli, questo è uno dei motori migliori per quanto riguarda la coppia, ovviamente essendo un diesel, e anche per quanto riguarda la velocità di cambiata e soprattutto lo spunto che ha il motore. Un pochettino ti incolla, non tanto, non tantissimo ovviamente, però un po' ti incolla. La versione business non ha un grande assetto, anche in dynamic non vengono modificate le sospensioni, quindi non potete fare delle curve da Formula 1, da Schumacher, quindi cioè, non aspettatevi di arrivare in curva e avere un'aderenza ottimale. Ovviamente se entrate un po' troppo forte la macchina tende a imbarcarsi e a pattinare.
Termina qui il nostro video, loro stanno finendo le ultime riprese. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, vi ricordo che vi abbiamo lasciato in descrizione il link del sito di Rental Plus. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di quest'auto, se ce l'avete magari, perché è un'auto molto comune, diteci cosa funziona e cosa no. Lasciate un like se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. È poco capiente.